Cotone d'Egitto, microfibra e poliestere sono queste le caratteristiche del filato protagonista di questo nuovissimo progetto. Ciao a tutte cari amiche gomitoline e ben ritrovate in questo nuovissimo tutorial. Oggi andremo a realizzare questo carinissimo top che mi vedete indossare. È stato realizzato con soltanto 3 gomitoli di filato prezioso, un uncinetto da 3,5 mm e un uncinetto da 3 mm. È un progetto molto semplice da realizzare anche se sei una principiante, perché basterà realizzare un pannello rettangolare di sole maglie alte. E per quanto riguarda il top qui sotto andremo a realizzare un punto elastico formato da mezzi maglie alte prese in costa dietro, quindi è veramente facilissimo. Andiamo a vedere subito come realizzarlo. Per le catenelle iniziali vado ad utilizzare un uncinetto da 3,5 mm e lo utilizzerò appunto solo per il primo giro di catenelle. Per la mia taglia io ho avviato 89 catenelle che corrispondono circa a 50 cm. Io adesso ti farò vedere soltanto un campione perché il punto è sempre lo stesso, quindi è ripetitivo. Supponiamo che queste siano le mie 89 catenelle, tiro leggermente in su la sollina e sfilo l'uncinetto da 3,5 mm. Vado a prendere l'uncinetto da 3 mm, metto il dito sull'ultima catenella che ho lavorato e ne vado a fare altre 3, che saranno in sostituzione della prima maglia alta e mi consentiranno di andare a girare il lavoro. A questo punto carico il filo sull'uncinetto, entro sulla catenella dove ho messo il dito e vado a fare una maglia alta. Carico il filo, entro nel punto successivo e vado a fare una maglia alta e continuo andando a realizzare una maglia alta in ciascuna catenella. A questo punto l'uncinetto da 3,5 mm non ci servirà più, quindi possiamo tranquillamente accantonarlo. Terminato il primo giro avrò un totale di 90 maglie alte perché vado a contare anche le 3 catenelle iniziali. Al giro numero 2 vado a fare ancora 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, giro il lavoro, carico il filo, entro sulla seconda maglia alta e vado a fare una maglia alta. Carico il filo, entro nel punto successivo e vado a fare ancora una maglia alta e continuo in questo modo andando a realizzare una maglia alta in ciascuna maglia alta del giro precedente per un totale di 37 giri. Per quanto riguarda invece le variazioni di taglia non ti dirò quante catenelle bisogna montare, ma ti dirò la misura che devi andare a prendere. Per quanto riguarda la larghezza del pannello vado a prendere la misura della circonferenza dell'ombelico in questo modo e vado a togliere 20 cm dalla misurazione. Quindi in questo caso sono 74 cm, vado a togliere circa 20 cm, mentre per quanto riguarda l'altezza io l'ho fatto di 30 cm in modo che copra, diciamo, il seno e arrivi fino all'ombelico. Però per quanto riguarda la lunghezza potete allungarlo come più vi piace. E una volta terminato, eccolo qui il pannello a maglia alta come si presenta. La misura ottenuta con l'avvio di 89 catenelle è di circa 53 cm, mentre l'altezza dei 37 giri corrisponde circa a 30 cm. A questo punto dobbiamo andare a realizzare i laccetti e io li ho realizzati con la spighetta rumena. Per quanto riguarda i laccetti che andrò a fare ai 4 angoli del mio pannello, vado a realizzare una spighetta rumena lunga circa 46 cm. Quindi avvio 2 catenelle, entro sulla prima catenella agganciando solo questa costina qui, carico il filo, lo porto fuori e ho 2 asole sull'uncinetto. Di nuovo carico il filo e vado a chiudere tutte e 2 le asole. A questo punto vado a lavorare su questo filo qui, io adesso non lo so se riesci a vedere dalla telecamera, entro con l'uncinetto in questo filo, ho 2 asole sull'uncinetto, carico il filo, chiudo la prima asola, carico il filo e vado a chiudere anche la seconda. A questo punto vado a lavorare su questi 2 fili, quindi entro con l'uncinetto su questi 2 fili, carico il filo, chiudo le prime 2 asole, carico il filo e chiudo le altre 2 asole. Di nuovo vado a lavorare su questi 2 fili,
entro con l'uncinetto, ho 3 asole, carico il filo, chiudo le prime 2 asoline, carico il filo e vado a chiudere le altre 2. Di nuovo vado a lavorare su questi 2 fili, carico il filo, chiudo le prime 2 asoline, carico il filo e chiudo le altre 2 asole e continuo in questo modo fino a raggiungere una lunghezza di circa 46 cm. Se volete vederla più ingrandita, vi consiglio di andare a guardare il video della borsetta portacellulare, perché vado a realizzare lo stesso lavoro ma utilizzo il cordino, che quindi è diciamo molto più spesso rispetto al filato prezioso, e quindi magari potete vedere bene dove vado a puntare l'uncinetto. Per quanto invece riguarda la fascia, vado ad avviare sempre un nodino scorsoio e 33 catenelle. Anche qui vi farò vedere soltanto un campione perché è sempre lo stesso punto. Avviate le 33 catenelle, che corrispondono circa a 15 cm. Vado a rimuovere l'uncinetto perché anche qui vado ad utilizzare il 3,5 e vado a prendere l'uncinetto da 3 mm. Le mie 33 catenelle corrispondono circa a 15 cm, ovvero all'altezza del seno, perché questo pannello sarà lavorato in altezza per poi proseguire in lunghezza. Fatte le mie 33 catenelle, ne vado a fare un'altra che mi servirà soltanto per girare il lavoro e non conta come punto. Entro nella catenella su cui ho messo il dito e vado a fare una maglia bassa. Di nuovo entro nel punto successivo e faccio una maglia bassa, entro nel punto successivo e faccio una maglia bassa e continuo andando a realizzare una maglia bassa in ciascuna catenella fino alla fine della riga, per un totale di 33 maglie basse. Supponiamo adesso che io abbia terminato le mie 33 maglie basse. Al giro numero 2 vado a fare una catenella che mi servirà soltanto per girare il lavoro. Vado appunto a girare, carico il filo sull'uncinetto e vado a realizzare una mezza maglia alta su ciascuna maglia bassa del giro precedente, per un totale di 33 mezze maglie alte. Terminato anche il giro numero 2, adesso dal giro numero 3 in poi vado a fare il giro, quello sempre ripetitivo, quindi faccio sempre una catenella per girare il lavoro, carico il filo sull'uncinetto e vado a fare una mezza maglia alta presa in costa dietro. Quindi giro leggermente il punto, non vado a prendere questa catenella qui, ma girando leggermente il pannello vedete che trovo altre catenelle e vado a prendere la costina dietro proprio di questa catenella e vado a fare una mezza maglia alta. Di nuovo carico il filo, aggancio la costina posteriore della mezza maglia alta del giro precedente e faccio una mezza maglia alta, in questo modo. E così procederò per tutta la lunghezza del pannello, andando a realizzare una mezza maglia alta in costa dietro. Mi raccomando, contate sempre che siano 33 mezze maglie alte. Ti faccio vedere anche come iniziare il giro successivo, sempre con una catenella che mi servirà soltanto per girare il lavoro, carico il filo, entro sulla prima mezza maglia alta, aggancio la costina posteriore e faccio la mia mezza maglia alta. Io ho realizzato un pannello lungo circa 72 cm. Vado a prendere la misura della circonferenza del seno e a questa misura vado a togliere 10 cm, perché appunto la fascia sarà fatta a punto elastico. In più andremo a mettere questo filo proprio che è elastico, in modo da dare maggiore aderenza a questa fascia. In teoria questo top andrebbe indossato senza reggiseno, però per chi ha un seno prosperoso oppure un seno un pochino sceso o che non si sente a proprio agio a uscire senza reggiseno, allora ho messo questa fascia elastica, anche perché
indossando il reggiseno sotto e il top avendo la schiena scoperta sarebbe brutto, insomma, che si vede il laccetto qui dietro, e quindi diciamo che con questa si camuffa un pochino. Io adesso il numero di giri non li ho contati, quindi andate in base alla vostra misura in centimetri. A questo punto, una volta che siamo arrivate alla lunghezza della nostra fascia, andiamo a fare l'ultimo giro di maglie basse. Quindi facciamo una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a fare una maglia bassa in ciascuna mezza maglia alta del giro precedente, agganciando la mezza maglia alta normalmente, quindi non più in costa dietro, ma la andiamo a fare normalmente. Terminato il nostro ultimo giro a maglia bassa, devo andare ad unire la fascia, quindi faccio combaciare l'ultimo giro con le prime 33 catenelle, quindi vado a piegare in questo modo. Vado ad unire i due pannelli, quindi sfilo leggermente la solina, entro sulla prima catenella, aggancio la solina e la porto fuori. E a questo punto vado a realizzare una maglia bassissima in ciascuna maglia bassa. Quindi entro nella seconda maglia bassa delle catenelle iniziali e nella seconda maglia bassa del giro finale e vado a fare una maglia bassissima. Una volta cucita tutta la fascia vado a fare una catenella di sicurezza e vado a tagliare il filo. Sfilo il lavoro e a questo punto vado a nascondere all'interno questa codina. Ok, faccio un nodino di sicurezza, taglio l'eccesso di filo e lo vado a fissare con il mio bruciatore di filati. A questo punto non abbiamo ancora terminato la fascia perché se la lasciamo così con l'usura questa tenderà ad allentarsi e quindi andremo ad utilizzare del filo elastico. Io adesso purtroppo ho solo questo qui bianco, ma se lo prendete dello stesso colore del top è ancora meglio. Andiamo a realizzare un nodino scorsoio. Prendiamo l'uncinetto da 3,5 mm, giriamo la nostra fascia sul lato del rovescio ed entriamo con l'uncinetto in una di queste costine che vediamo esterne. Agganciamo il nodino scorsoio, lo portiamo fuori e andiamo a fare una catenella in questo modo. Adesso andiamo ad agganciare quest'altra costina in rilievo e andiamo a fare una maglia bassissima in questo modo. Agganciamo nuovamente la costina in rilievo successiva e andiamo a fare una maglia bassissima e continuiamo in questo modo per tutta la lunghezza della parte superiore del top, perché così facendo qui dal lato interno avremo il nostro filo elastico, mentre dall'esterno non vedremo assolutamente nulla e il nostro top rimarrà molto più aderente e non scenderà quando lo andremo ad indossare.
E in questo modo abbiamo concluso il nostro top. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se il video vi è piaciuto mi raccomando supportatelo lasciando un bel like e se non l'avete già fatto vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi altri progetti creativi. Il link del filato ve lo lascerò giù nel box in descrizione.